chiamo Davide Cironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un finile o semplicemente uno stato di abbandono, poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è Dal pollaio alla pista. Eccola. Che storia ha? Di sofferenza? La reputazione è quella che è, dicevano che già nascevano un po' fallate. Veramente devi saperne tanto per mettere mani su questi motori. Le nostre competenze non sono abbastanza, ecco. Ma guarda, anche chi ha competenze con queste sbattono la faccia Sì, spesso, sì. Belle e dannate, soprattutto le prime. Ci abbiamo provato e purtroppo ad oggi abbiamo fallito. Quant'è che sta qui? Questo è il tutto. L'abbiamo presa nel 21. Abbiamo interrotto la relazione perché avevamo esaurito tutti i calendari. Merita, secondo me, di ritornare in vita. C'ha un 6 cilindri che è amabile, tanta competenza per finirla, ecco. E tanti soldi anche. Sì, tanti soldi per una macchina che ancora non riscopre il suo valore, quindi... E questo è lui, il cuore. Carburatore, prima serie metto 83. 83, carburatore soffiato. Weber, pronta per piangere, Sì. pronta per ridere. Per farti piangere. Sì. Speriamo che rida anche lei un po', dai. Ma sì, sono un po' di coccole. Ma bravo, occorrono un po' di coccole, Davide, è vero. Sì, può venire fuori un bel progetto. Questo sì. Poi voi siete dei maghi, si può dire? Mi hai detto unico proprietario e tra l'altro 100.000 km? 100.000 giusti. Anche rara di sto colore. Gli interni di ste macchine, mamma mia. Non ho mai capito se mi piacciono o no. Ancora ci penso, sa 36 anni che ci penso. La forma dei sedili è strana. Presumo vengano sostituiti comunque. Verranno sostituiti per questioni di sculettamenti, perché si prevede grandi sculettamenti Ah qua. sì, questo è vero. Targhe nere, bella con le targhe piccole davanti. Sì, è bello. Valore aggiunto. Cerchi originali. Quindi in moto non l'avete sentita mai praticamente. Purtroppo no, è stato un sogno non realizzato, sì. E lì il problema è l'antifurto, sicuramente. Beh dai, un po' di ruggine ce l'ha qua, dall'altro lato giù. Il tetto è abbastanza tirato dritto. Le cromature ce l'ha tutte. Sì, è vero. Qua sarà, guarda, la parte più difficile del come farla, perché meccanicamente ce l'ho in mente, esteticamente ce l'ho in mente, gli interni no. Però qua è qualcosa di diverso da quello che abbiamo fatto fino ad oggi, quindi anche qua ci inventeremo qualcosa. Colore vorresti tenere questo? Allora, il colore, abbiamo appena fatto una macchina che è dello stesso identico colore e dello stesso anno, che è l'E30-83, colore molto simile. E lì ho voluto farlo di quel colore lì perché è particolare, ok. Questo è uguale, quindi adesso la scusa del è particolare non ce l'ho più. Ci sono tanti colori che mi piacciono di più sul biturbo di questo qui, però non lo so, vediamo. Ci penserò strada facendo. Ah, ecco qua. È fiorita, sì. Qua e lì, i punti un po' peggiori. E che avete provato a fare prima di lasciar perdere? Siamo partiti dalle pinze freno, revisionate complete, cuscinetti anteriori revisionati, serbatoio revisionato. Pompa dell'acqua, pompa benzina nuova. Pompa benzina, filtro benzina nuovo. E qui ci sono tutti i pezzi, sì. Tutto quello che abbiamo smontato anche o i pezzi che abbiamo cambi sostituito. vecchi. Sì. Va bene. Vabbè dai, è ora della rivalsa allora. Sì, abbiamo detto un po' di parolacce, adesso le lasciamo dire a voi. Con calma. Ci pensiamo noi adesso. Pensate voi. Terminato il budget. Dai, la carichiamo allora. Ci siamo. Oggi c'è ragù di cervo e fettine di carne di cervo, la specialità che caccia mio marito. Cos'è questo? Che è successo? Proviamo a spingerla un po'. Ah, attivi tu. Ah,
Guarda quante belle ragnatele che non avevo visto. Anche il ragno, cioè, stranamente vivo. Il ragno per una volta vivo. Già io faccio fatica a entrare nelle macchine, no? Poi qua è crollato tutto, quindi sarà ancora più difficile. Altra cosa, hanno bucato qui e lì per l'antifurto, quindi questa non radica caratteristica delle prime serie verrà probabilmente abolita. Però guarda qua, questo è il colore di cui faremo gli interni. Dai, piantone dello sterzo sicurissimo. Pronta per la pista. Guarda come luccica la pompa nuova. Dove vediamo? Si vede qualcosa di nuovo. Le gomme sono buone ancora, eh. Mamma mia. Grazie, grazie. Viva ragazzi. Vai. Fatto la distribuzione. Sì. Guarda che spettacolo. Buon appetito, signori. La gioia assoluta di Davide. Qua posso morire io. Mamma. 6 giorni di frollatura, abbiamo fatto un'opera d'arte. Stavolta è stata un'opera d'arte. Misurati stellati, levatemi proprio, cioè. Ci siamo alzati alle 5 del mattino, abbiamo fatto 5 ore di macchina, caricato la biturbo, adesso la portiamo a Pordenone da Just, la scarichiamo, vediamo sotto la luce dei neon se troviamo quello che speriamo di non trovare. Già la carrozzeria pensavamo un po' meglio, ma in realtà ci illudevamo perché tutti sanno che le macchine di quel periodo soffrivano tutte di ruggine. La biturbo non era assolutamente l'eccezione, anzi era una delle peggiori, quindi vediamo quanto grave sarà, poi iniziamo a smontarla e ce ne faremo una ragione. La macchina è bella, ma la sorpresa più grande di oggi è stato il proprietario della macchina, cui sua moglie e suo figlio ci hanno fatto un pranzo memorabile che entrerà nella storia della nostra trasmissione culinaria per sempre, dei secoli dei secoli. Buongiorno. La Just Preparazioni inizia nell'88, dopo aver finito gli studi e aver lavorato in un paio di officine, tra le quali Alfa Romeo e Lancia. Dopo 5 anni circa aprì la mia attività come autofficina preparazione di auto da corsa e stradali. Le prime auto affidatemi fu delle Super 5 Turbo per partecipare al campionato italiano velocità in montagna in salita. Arrivammo poi a cimentarci sulle Honda Civic 1600 Gruppo A. Da lì mi diedi a fare producendo dei pezzi meccanici in quanto non si trovava niente al momento sul mercato. Ebbi buoni risultati in quanto nel 99, 2000, 2001 e poi nel 2003 con Honda Type R abbiamo vinto il campionato italiano salita. Da questi risultati siamo arrivati ad intraprendere anche un rapporto con Lamborghini Squadra Corse. La Just Preparazioni attualmente è un'azienda a condizione familiare con l'ausilio di 4 dipendenti, poi anche i miei 2 figli e mia moglie. Dritto. Sono a fianco di mio padre, se posso dire 24 ore su 24, cerco di apprendere più che posso da lui perché per me lui è il mio maestro. La passione per i motori mi è venuta da piccolo, avevo 2 anni, mio padre mi prese questo go-kart e mi fece correre fin da piccolo per poi arrivare ai motorini dai 14 ai 15 anni e da lì iniziò tutto quanto. Mio fratello è entrato subito dopo di me e con questa passione data anche da Daniele Mazza per la biturbo. Passione biturbo è nato soprattutto da un malato che è costui, che è Daniele, Sì. con la tua auto. Con l'acquisto della mia macchina, sì.
avevo questa Maserati biturbo su una collina e da oggi e da domani, a forza di vederla, non so, mi è entrata nel cuore. È nato da lì, no? Dalla difficoltà che avevo già io 10 anni fa di trovare pezzi di ricambio per la mia macchina. Poi 5-6 anni fa Daniele è arrivato qua in officina e da lì siamo partiti, oltre a creare da zero un pezzo che non si trova più, A farne poi tante altre. ma anche migliorarli. Migliorarli con le tecnologie di oggi, con i materiali di oggi. E poi, grazie a Passione Biturbo, ci sono tutti i ricambi già in azienda. Uno porta la macchina qui e già qui sa che non è che dobbiamo andare a cercare pezzi in giro per il mondo, mesi o aspetta settimane, mesi. E poi la cosa che ci soddisfa di più è soprattutto dare la possibilità alle persone di ritornare in strada con le proprie auto, perché per questo motivo qua, dato che non si trovano più i pezzi, le lasciavano abbandonate. È un po' vissuta, eh? Guarda qua. È stata abbastanza fuori, hai scoperto questa macchina. Però comunque i fondi non sono male, il peggio ce l'hanno sottoposto. Sì, no, anche dietro, a parte lo scarico che... Ma questo lo facevano così di serie? Sì, Era custom tipo Harley Davidson? Sì. Davide Cironi lo conosco perché lo vedo spesso in televisione, poi lo si vede spesso anche nelle varie fiere del motorsport e quant'altro. Con lui abbiamo parlato di come definire questa auto e adesso troveremo un punto d'incontro per quanto riguarda il coordinamento di tutti i lavori da andare a farsi. Il problema più grosso ce l'abbiamo proprio sulla portiera qua. Sì. Questa quando l'apri esplode. Sì. Di qua, anche qua. Pure qua, pure davanti, insomma. Carrozzeria Sì, ce n'hanno quasi quanto voi qua. I paraurti non sono un problema. La macchina mi è sembrata un po' vissuta, purtroppo con il maltempo che è rimasta fuori è stata aggredita da ruggine, da tutti gli agenti atmosferici. Comunque la macchina sotto a livello di scocca non siamo messi male. Proviamo a guardare sopra? Sì. Ci sarà da lavorare per quanto riguarda tutto il telaietto posteriore, il telaietto anteriore, revisionare il motore perché probabilmente sarà anche bloccato. Comunque ruggine ce n'ha pure qua dentro. Sì, la pompa qui è ruggine per fuori che fa veramente capire che dentro non sarà proprio al massimo. Comunque normalmente va buttato via tutto, pompa, frizione. E per la frizione, Danilo? Col 240 sarebbe il top, anche perché quelle che facciamo noi sono già rinforzate, sono già ottime. Comunque dovrebbe restare abbastanza stradale, cioè utilizzabile. Utilizzabile, bravo. Per il potenziamento del motore, una volta aperto, si va a verificare tutte le varie parti. Intanto bisogna iniziare da pistoni stampati, adeguare il rapporto compressione che all'epoca era abbastanza basso. Poi per quanto riguarda invece la parte alimentazione, andremo a lavorare sul carburatore, vediamo se possiamo allargare le farfalle. Quindi lasciamo carburatore? Sì, lasciamo carburatore. Lasciamola vivere nella sua maniera come è nata. Come è nata, la facciamo sì, andare forte lo stesso, vediamo se possiamo modificarlo. Poi con l'ausilio degli intercooler e delle turbine gli diamo aria fresca che guadagna un 30% solo lì. Per quanto riguarda le turbine, vedremo di adottare delle turbine con un corpo diverso interno e poi di conseguenza verrà adeguato lo scarico fino in fondo. Non mi sembra per niente facile, sinceramente. Tanti si spaventavano in primis per la nomea della biturbo, poi adesso anche la reperibilità dei ricambi non è più un problema. Poi oggi le magagne le conosciamo ed è più facile risolverle, no? Se quanti davano i calci ai bauletti si spegneva la macchina, le luci, cioè, perché qui entrava l'acqua, no? Passava qua così, tac, entrava l'acqua qua dentro, no? D'altronde la tecnologia quella era, Stiamo parlando del primo motore doppio turbo compresso stradale. Qua, ok. Bel motore. Dubito che esca olio buono. Beh, non è male. Ho visto peggio. Sì. Vogliamo che l'olio del cambio, che anche questo non era proprio malaccio. Cambio differenziale e qui siamo messi male, mai cambiato. Attento a non rompermi il scarico, Per amor di Dio, Sì, perché questo è nuovo, Cioè, guarda ruggine che sta venendo via. Ecco.
tutto il suo splendore. Eccolo qua. Ok. Vai giù pian pianino. Vai. Boh. O K. Ok. Ok. Vai. Perfetto. Dai che bello. Eccoci qua. E anche per oggi qualcosa abbiamo fatto. Ciao Davide, ecco abbiamo smontato tutto quello che riguarda il vano motore, tutte le varie parti, pulito tutto l'impianto elettrico, tolto fari, frecce e tutto, e qui anche il servofreno e quant'altro. È abbastanza pulito, adesso basta lavare e cominciare a fare il lavoro. Ecco, per quanto riguarda la parte sotto lo stesso, è abbastanza svuotato di tutto, la scocca mi sembra abbastanza bella. Per quanto riguarda dietro abbiamo tolto tutto, tutta la parte del retrotreno, ponte d'aietto, ponte differenziale e quant'altro. Abbiamo staccato tutte le pompe, tutti i filtri e abbiamo tappato quello che era da tappare. Per quanto riguarda il ponte e tutto, eccolo qui per terra, l'abbiamo smontato, adesso basta lavare tutto e revisionare tutto. Bene, alla prossima, grazie. Faccio questo lavoro qua da quando avevo 15 anni, quindi dal 1988. Ho avuto la fortuna di iniziare nella carrozzeria di una concessionaria, ma che ci lavorava gente molto meticolosi nel lavoro, quindi ho avuto la fortuna di imparare da persone giuste di questo ambiente, insomma. L'ultimo treno per me, diciamo, era questa carrozzeria, insomma, che era in piedi dall'82. Abbiamo unito le forze io e mio fratello, l'abbiamo rilevato noi nel 2006 e da lì è stato, diciamo, un progressivo di conquiste, di conferme. Questa è la nostra passione e cerchiamo di esprimerla al meglio. Grazie comunque alla grandissima passione di mio fratello per le 131, da carrozzeria tradizionale abbiamo aggiunto questo ramo d'azienda di Scocche d'Onda, che è il nostro cognome, per portare avanti un discorso sul restauro e allestimento di auto da corsa. La nostra filosofia comunque è di ricreare quello che veniva fatto quella volta e soprattutto come veniva fatto quella volta. Maserati è la prima volta che ci lavoro. Fino adesso ho avuto un buon feeling, nel senso che è meglio del previsto. Hanno 2 criticità di ruggine in giro, ma giusto poca roba. Abbiamo visto che quelle 4 parti arrugginite sono dovute non a ruggine della macchina, ma perché comunque in passato qualcuno ci ha già messo mano, quindi magari con materiale non proprio di qualità, insomma, poi macchina abbandonata sotto la pioggia. C'è da risanare qualcosina dovremmo togliere perché ha molto materiale superfluo di varie riparazioni dovute negli anni, la macchina ha 40 anni, quindi ci sta. Procederemo con la riparazione a vari step. È un piacere, anzi un onore anche lavorare su una macchina del genere.
fashion. Dai Mauro, vediamo di iniziare questo motore qua che ci ha portato Davide. Tiriamo via la cinghia. Incollata. Ecco qua. Ok. Vai. Bene, guarda cosa c'è dentro. Ah. L'impulsore non è tanto che l'hanno cambiato, vedendo anche i fili che sono ancora buoni. Eccolo qua. Questo spinterogeno. Spinterogeno. I primi due boccioli che vedo rivolti verso l'altro mi sembrano buoni. Qua adesso bisogna vedere una volta smontiamo. Ok. Ecco. Ha visto giorni migliori. Perfetto. Tienilo, Eccolo qua. Procediamo a togliere la testa. Allentiamo tutto, tiriamo via. Piano, 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 piano. Vai. Eccola qui la nostra testa. Ma non è male. No. Piano. Eccola qui. Qua iniziava ad avere un po' di perdita sull'anello. Iniziava, ma non perdeva ancora del tutto. Guardando la parte sottostante della guarnizione, dove va in appoggio sulla canna, dove c'è la tenuta perfetta, è quasi bianco. Qua comincia a perdere appena appena. Sì. Vedi che qua iniziava già a avere del nero. Quando comincia a avere il nero la fiamma tende a passare fuori verso l'acqua. Nuovi spessori, valvola. Ci siamo. Eccola lì. Ok. Meraviglia. Perfetto. Meraviglia. Ok. Guarda queste canne qua, è entrato proprio l'umidità e il ruggine ha fatto da padrone qua. Proprio qua le fasce saranno incollate sicuro. Guarda che roba. Non avevano la guarnizione perché di solito ci va una guarnizione. Hanno messo pasta rossa che è entrata tutta dentro, guarda. Togliamo anche la pompa dell'olio. Eccolo là. Porca vacca, è già venuto. Bene. Togliamo la pompa dell'olio. Guarda che colore è l'olio. Avevano messo l'olio nuovo, però dentro nella pompa dell'olio guarda cosa c'è. È rimasto quello vecchio. Motivo per cui non ha girato, no? Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo lì. Dal tubo delle turbine esce proprio l'olio nerissimo. Togliamo i tubi. Eccoci qua. Ecco qua. Perfetto. Beh, sporco tanto. Guarda pasta che è entrata, guarda. Guarda quanta ne ha messa su. Vabbè. Eccolo qua. L'antisbattimento. Eccola qui, con il suo R bello secco anche questo. A posto, dai che ci siamo. Tra poco vediamo l'albero motore, pistoni, bielle. Sì. Eccolo là. Vediamo come sono messe le bronzine. È entrato materiale e ha già rigato la bronzina. Sì. Questa come siamo? Questa... Insomma, dai. No, non è male. Non è male. Eccolo qua.
Eccolo là. Eccolo lì. Qua ha un po' di grippatura sopra, Sì. però la prima fascia Incollata. è incollata. No, queste non sono incollate. Queste sono buone, anche questo non è male. No. Gli ultimi due, l'1 e 6. Eccolo lì. Eccolo lì. Anche questo ha grippato molto di più. Ha segnato bene. Mezza incollata, sì. Sì, mezza incollata. Adesso qua non rimane altro che Svuotare l'olio. lavare in eccesso. tutto in vasca di lavaggio, fare tutte le basi pulite e togliere e sfilare le canne. Ancora da lavorarci un po', però una linea gliel'abbiamo data. Ho cominciato la porta a sinistra, abbiamo trovato le prime sorprese, probabilmente qua era marcia e hanno fatto un bieco non come va fatto, ma gli hanno messo la lamiera appoggiata sopra, quindi è tutto gonfio e arrotondato, quindi qua toccherà tagliare, ripristinare, insomma fare la pezza come va fatta, insomma a livello della lamiera, insomma. Danilo, Ecco Davide, qual è la qua situazione sono allora? riuscito a smontare, come vedi, è entrato dell'acqua, dell'umidità, ha praticamente intaccato tutta la canna, che queste qui non sono canne come per dire il 224 che ha delle canne in alluminio, qui sono delle canne rimesse nella sua sede in alluminio, però sono in ghisa. Poi ci sono anche un po' delle grippature, come tu vedi benissimo. Qua sì, ma in tutte in realtà. Poi a livello dell'intercapedine praticamente c'è stata una valanga di sporco perché probabilmente non hanno mai cambiato l'acqua oppure antigelo non c'era, non c'era presente, tanto è vero che qui c'è una valanga di morchia, come vedi, guarda che roba, Sì. pensa come siamo messi qui i radiatori e soprattutto il riscaldamento. E niente, adesso bisognerà procedere nel lavaggio accurato, nella pallinatura e tutto, poi vedremo di aumentare un po' la cilindrata se c'è adesso materiale. parleremo, insomma vediamo cosa fare. Poi le bronzine hanno subito un po' di detriti materiali che sono entrati nel tempo e praticamente hanno rigato le bronzine, ma comunque quello poco male perché l'albero motore, da quanto mi sembra, non è grave. Come pistoni è proprio successo che non andava in moto, che hanno tentato in tutte le maniere, ma perché chiaramente non c'era neanche compressione perché si sono incollate le fasce soprattutto. Poi per quanto riguarda le teste, per fortuna attorno alla camera di scoppio vedo che è ancora bello, sicuramente sarà da sostituire valvole, monteremo, non so, adesso ragioneremo insieme se vuoi montare delle valvole speciali in Imionic anziché in acciaio normale, cambieremo le sedi, vediamo di migliorare perché queste macchine qua all'epoca facevano in questa maniera qua le due valvole di aspirazione, una da 27, una da 23 e lo scarico da 35 per una questione di squirrel. Vedremo di recuperare diametro di condotti e di sedi e valvole. Poi gli alberi a cam sono tutti ancora belli, però se noi dobbiamo andare a migliorare, ottimizzare per cercare di trovare della potenza in più, dovremmo fare un profilo diverso, anche perché qui mi sembra che eravamo con un'alzata molto esigua. Poi a livello anche di durata vediamo che è una cam molto stretta, lo si vede proprio dalla punta. Sì. Insomma, misureremo, vedremo, ma faremo una cam adeguata, insomma, per cercare di trovare
di trovare Un po' di cavalli. un po' di cavallini, esatto. L'albero motore, come ti dicevo, che è ancora bello, basterà solo lucidarlo. Dopodiché andremo a bilanciarlo, perché se cambiamo i pistoni cambia il peso, se cambiamo le bielle cambia il peso. Ma con i turbo che faremo poi? Direi di montare delle turbine più performanti, che si potrebbe andare su una turbina già come primo step di una 224, comunque già con una turbina per dire anche di una 4 porte, che è molto più grande sia aspirazione che scarico, e diremo la nostra sicuramente. La cosa fondamentale per queste macchine qua era il raffreddamento dell'aria, insomma del turbo, quindi bisognerà decidere di montare un intercooler, perché altrimenti è inutile fare tutti questi lavori. Chiaro. Finalmente abbiamo aperto il motore della biturbo, diciamo che me l'aspettavo esattamente così. Cambieremo praticamente tutto, cercheremo di tirare fuori un bel po' di cavalli nei limiti del 18 valvole, che purtroppo non è un 24, non faremo lo swap con il motore più moderno, lo manterremo a carburatore, quindi ci sono tantissime sfide tecniche da risolvere per farlo andare forte. Cosa pensi? Sono curiosissimo, perché non ne ho proprio idea di che potrebbe fare un motore così, e l'ho sempre guardato con un po' di curiosità. Io ne ho guidata soltanto una, 224 tempo fa, che non era elaborata, aveva soltanto uno scarico, però penso che sia un motore che abbia un bel po' di potenziale, però sono molto curioso. È un'occasione figa, perché all'epoca il progetto era interessante, ma Maserati della gestione di De Tomaso non ebbe né il tempo né modo di sviluppare davvero il progetto biturbo. Oggi noi con tutta la calma possiamo affrontare questa sfida e cerchiamo di capire dove può arrivare un motore come quello lì su una macchina come quella lì. Dopo aver aperto il motore e capito l'effettivo stato della componentistica meccanica, siamo passati alla lista della spesa, che è una fase abbastanza sofferta di solito. Invece con loro di Passione Biturbo abbiamo già quasi tutto pronto a magazzino, quindi stavolta soffriamo un po' meno. Allora Davide, io qua ti ho preparato intanto tutta la prima lista di ricambi che sicuramente serviranno per rimettere in sesto la macchina. Qua ti ho portato la gamma colori dell'epoca, di tutti gli interni, degli sia interni che carrozzeria. No, c'è anche il materiale vero qua. Sì. Beige nuvolato, già il mio preferito. Qua è dura, Allora, vedi? C'avevano l'anteprima dell'epoca, il rendering dell'epoca. Guardavi così e sceglievi la macchina. Azzurro Dream, blu spaziale, verde foresta, rosso Maserati classico. Qua è dura, non lo so. Allora, il problema è che, come dicevi tu, per fare il cambio colore rischiamo di rompere il vetro, smontandolo, le guarnizioni. Esatto, quindi è un po' rischiosetto, però si trova tutto, però valutiamo bene. Valutate, ecco. Invece qua si parte con tubi in silicone, questi acqua, giusto? Sì. Esatto, dell'acqua, sì. Ok. Per il radiatore. Questo è sempre parte dell'acqua, rifatto da noi in inox, perché gli originali si marcivano tutti. Qui è la parte di alimentazione. Sì, barra iniezione, cioè con tutti i filtri, regolatore pressione. Frizione, che abbiamo detto che adottiamo una cosa stradale, giusto? Non è sì, niente adottiamo una comunque, sì, comunque è già rinforzata già del 30%. Antisbattimento. Della coppa. Cavi candele. Per l'alimentazione. Questo. Questa è una chicca che volevo farti vedere ancora in celofanata, sì. Bello. Leggero anche. Queste sono le valvole del tuo motore, il 18 valvole. Pompa acqua. Pompa acqua con tutto il kit di distribuzione, con i paroli, cuscinetti, tenditore. Vaschetta dell'acqua nuova. Molto bene. Qua tutte guarnizioni. Una parte di guarnizioni. Una parte di guarnizioni. Benzine, ok. Esatto. Turbine, quindi. Queste sono della? Queste sono del 224, ma insomma andavano anche su altri modelli, la stessa turbina, sì. Queste perché sono raffreddate ad acqua, la tua ha solo lubrificazione, no? Collettori scarico, collettori nuovi, detto, gli originali. Sì, che è una delle poche cose che non rompevano. Sì, non dovrei dirlo, ma una delle poche cose che non si rompevano erano queste, sì. Ricambi originali. Qua c'è una chicca realizzata da noi. Ecco, infatti. Questi qua sono degli intercooler, rispetto all'originale, come vedi, sono maggiorati. Sono plug and play, quindi vanno montati senza modifiche. Ok. E hanno direi una migliore efficienza, giusto leggermente. E questi anche sono sempre belli. Gli stessi, questi qua è più una replica, sono leggermente maggiorati qua, ma è per dare la rifornitura per le Biturbo S, no?
Perché è un peccato rompere gli originali, uno magari mette via i suoi originali e monta questi, ecco. E stessa cosa sul radiatore, sempre plug and play, leggermente anche questo maggiorato e con migliore efficienza. Che peccava anche un po' di raffreddamento la macchina, no? Sì. Ok. Filtro, decidiamo pannello, penso che rimarremo pannello. Pannello. Filtro sportivo, pannello. Ok, pinze. Qua l'impianto abbastanza frenante, sì. Abbastanza frenante? Abbastanza frenante. Sì, diciamo che rassicurante. il suo poteva bastare, sai. Sì, Ok. dai. Oh, qua entriamo nel mio preferito. mondo. Bene, qua poi mi farò una bella chiacchierata con Mauro. Sì. C'è già tutto, quindi so già perfettamente quello che sarà messo dentro la macchina. Ci sono tante componenti originali dell'epoca, delle rimanenze di magazzino e altre che invece sono state ricreate da zero, da loro. Tutto migliorato con materiali moderni, con tecnologie moderne, quindi sicuramente un grandissimo upgrade su tutti i fronti. Ti voglio far vedere una cosa in anteprima, è una cosa particolare. È una penna in velo carbonio che potrà servirti sicuramente. Ottimo, bello. Ho svoltato pure oggi il regalo. È il regalo, sì. No, mi stavo appropriando. Pezzi pronti, ho cominciato già a imbastire, così appena esce fuori la scocca montiamo su e siamo pronti. Tutti i suoi accessori fatti un po' racing. Bella, sai che il colore è bellissimo. Molto coraggioso tutto ciò, però il risultato finale, sì. Insomma, se osi i risultati arrivano. Su insomma. questo andava fatto. Davide ci ha dato la sua idea. Noi eravamo più corsaioli sul rosso pastello, però lui spingeva su quella tinta, anche in contrasto con l'interno, con i cerchi che metterà. Secondo me il risultato sarà molto bello. Ah, qua abbiamo lo spoilerino, tutta roba presa usata perfetta, in ottime condizioni, Sì, che la vita te l'ho resa facilissima. Esatto. Non hai dovuto fare niente qua? No, praticamente no. Dovrebbe cambiare un bel po', dai, con le NACA, con lo spoilerino. Sì, adesso è pronta. È smontata, non ci rimane niente comunque. 4 lamiere rimangono. Sì, abbiamo dovuto lavorare soprattutto col parafango posteriore sinistro, perché era tutto che scoppiava di stucco, perché aveva avuto un colpo, tra l'altro era tutto ancora in dentro, abbiamo dovuto tirare fuori, stirare bene la lamiera e ripristinare le fughe, le robe. Aveva tanti materiali, infatti l'abbiamo dovuta grattare a ferro. Viene bella. Farà la differenza sicuramente. Cominciamo, pitturiamo e via. Senza bestemmie, A coraggio neanche e via. sottovoce. Tanto a porta chiusa non si sente, con la maschina senti. Tanto lo vediamo dagli occhi se bestemmia.
Bella lucidata, tutto l'inox. Tiriamo via tutte anche dei rivetti, delle viti che hanno lasciato i segni arrugginiti. Qua, come in ogni restauro, tutte le viti che abbiamo smontato sono state spazzolate e portate a fare il trattamento di tropicalizzazione come da fabbrica. È un lavoro che porta via tempo, però questo influisce molto, secondo me, in un lavoro di restauro. A me personalmente piace molto, ecco, questa fase qua. Finalmente la carrozzeria della Biturbo è uscita dal forno, il colore è bellissimo, sono contentissimo di averlo scelto. È stata dura, non ero sicuro, ma stamattina che l'ho vista verniciata è spettacolare. Molto gasato, devo dire. Molto gasato. I ragazzi di Scocche d'Onda hanno fatto veramente un lavoro impressionante. Oh, sembra che lo fate di lavoro, eh? Sì. Ho dovuto riguardarmi qualche foto della macchina quando l'abbiamo ritrovata perché davvero non sembra la stessa cosa. È stupenda, mi sembra molto figa, molto. Sono contento di non aver tenuto il colore originale, che poi era anche troppo simile all'Opal Grün delle 30 della scorsa stagione. Sono contentissimo. Mettiamo vicino una cornicetta, vediamo l'effetto. Sì. Se fai i cerchi con la parte centrale più o meno così, penso che sia... Sì. No, riprendiamo una cosa brunita così, tipo un bronzo scuro, come si chiama questo? Non lo so. Sì. La scelta del cerchio adesso sarà determinante perché non vorrei avere un risultato poi di profilo con una macchina con un cerchio troppo prepotente, ma abbiamo bisogno di dimensioni per poter ospitare un impianto frenante adeguato alle prestazioni. Quindi l'equilibrio ora sarà capire che disco e pinza scegliere, ma non esagerando con la dimensione del diametro ruota. Insomma, non è semplicissimo perché è una macchina che normalmente non si elabora molto, stiamo un po' sperimentando. Di sicuro sta venendo bellissima, la scelta dei cofani giustissima, anche lì avevo qualche dubbio, le NACA anteriori, lo spoilerino posteriore la cambiano completamente, adesso è tutta un'altra macchina. Mi stanno venendo tantissime cattive idee su come portare avanti anche la parte meccanica, sono portato a esagerare un po' di più. Non è una macchina che nasceva per avere una linea super sportiva, ma piuttosto molto elegante. Quello che dobbiamo riuscire a traguardare è di fare una macchina che sia entrambe le cose. Quindi come se Maserati a suo tempo avesse voluto fare un Grand Tourer un po' più moderna, con una qualità molto superiore rispetto a quella che a suo tempo poterono fare, perché sappiamo tutti i problemi che Maserati in quel periodo ebbe. Il risultato deve essere quello di una macchina sì di lusso per gli anni '80, ma anche con prestazioni che la povera Biturbo a suo tempo non poté raggiungere. Tac. A breve verranno Danilo e i ragazzi di Just Preparazione per caricare la macchina, la portiamo di nuovo in officina e adesso viene la parte ancora più impegnativa perché bisognerà unire il lavoro della carrozzeria con quello dei preparatori e rimettere insieme le parti smontate, cercare di trovare tutto il buono e reperire tutto il non buono quando non ce l'abbiamo, in modo da avere una macchina veramente impeccabile e che sia soprattutto molto molto performante. Bassa, fermo. Ci siamo. Eccoci qua Davide, abbiamo
preparato un po' di pezzi già revisionati, pronti. Questo è il pezzo del differenziale, tanto abbiamo cambiato i cuscinetti, abbiamo cambiato il paraolio e pallinato, tutto pronto. Poi ci sta il cuscinetto dell'albero centrale, questa è la pompa dell'acqua, poi abbiamo le cuffie doppie, qua le abbiamo prese già revisionata la scatola di sterzo, che fra l'altro abbiamo anche ravvicinata e zincata completamente, che normalmente è solo verniciata. Ci stanno i fili candela, ci stanno i vari cuscinetti, il regolatore benzina. Ecco, ho preparato già la pompa dell'olio revisionata, lucidata la valvola di pressione dell'olio, ho aumentato la pressione, i vari ingranaggi, questa è pronta. Dopodiché passiamo al resto, che abbiamo la pompa della frizione, qua c'è la distribuzione e qui ho preparato il volano già pronto, pallinato, rettificato, e abbiamo dato anche una tropicalizzazione perché non faccia la classica patina di ruggine, perché in realtà in ghisa non è in acciaio. Qua abbiamo una frizione che adesso è già quella più grande, perché è una 240 mm anziché in 215, che poi adesso devo ancora decidere se usare questa o mettere una cosa in rame, adesso vediamo, ne parliamo assieme. Abbiamo revisionato il motorino d'avviamento, fatto le spazzole, rettificato l'indotto. Poi questi sono i piatti dei freni, anticalore e antipolvere. Qua abbiamo i manicotti tripla tela fatti fare neri, appunto perché sembrano gli originali. Il classico tubo rifatto in acciaio inox, il tubo inferiore. Poi abbiamo fatto un radiatore in alluminio più grosso, maggiorato con doppia fila, e abbiamo preso delle ventole SPAL per migliorare il raffreddamento. Dopodiché passiamo anche qua, che abbiamo un'altra parte di pezzi, perché ce ne sono talmente tanti quando smonti una macchina che è incredibile. Allora, questo è il telaietto che abbiamo pallinato tutto, e poi anziché verniciatura abbiamo cercato di fare una cosa che rimanga nel tempo. Abbiamo fatto la cataforesi nera, in modo che è eterna, non fa più la ruggine. Poi di qua abbiamo ancora altro materiale, freni, semiassi, i bracci posteriori, abbiamo cambiato i cuscinetti, cambiato le ganasce, abbiamo pallinato tutte le varie mollette, e poi l'abbiamo anche qui zincate. Praticamente abbiamo fatto tutto un restauro come nuovo in sostanza, anzi forse oserei dire meglio. Abbiamo rettificato i dischi posteriori perché erano ancora nuovi, abbiamo dati con la rettifica che abbiamo qua, abbiamo dato una rettificata. E poi passiamo ai semiassi, che anche quelli sono stati smontati, cambiato il grasso, cambiato le cuffie, zincato tutta la bulloneria varia. Arriviamo alle pinze posteriori, abbiamo cambiato i cilindretti, anche qui chiaramente zincato tutto, e montato le sue pastiglie nuove, e la pinza ritorna come nuova, zincata. Perfetto. Bene, poi di qua abbiamo il servofreno, che quello abbiamo revisionato, preparato, pronto e verniciato. I bracci anteriori, abbiamo la classica campana dove sotto ci va il classico carburatore, che l'abbiamo anche quella pallinata, lasciata all'originale, che adesso decideremo che qui se farla un colore oppure l'altro. Qua abbiamo ancora un'altra serie di tubi, abbiamo tutto il kit di vari manicotti, vedi? Molto più robusti, perché hanno 3 tele. Vediamo che non ci lasci per strada, sì. Eccola qui, bellissima, guarda che colore stupendo che hanno fatto. Bella, sì. Nonostante che è ancora da lucidare, proprio ci si specchia ancora. È molto più brillante del colore, per dire, delle Ghibli. Sì, ma poi la svecchia tantissimo rispetto a come era quando l'abbiamo trovata. Infatti è stato un po' un azzardo, soprattutto questo colore qui, calandra e cornici fari. Io credo che sia proprio la sua morte, è bellissima. Sì. Adesso bisogna vedere i fari, se ti piacciono bianchi, gialli, bianchi o gialli. Io farei neri, perché così è bellissimo. Però sì, guardati anche casa tua qua. Ecco qua, apriamo il cuore qua, che al momento non c'è. C'è una bella base qua per fare un bel lavoro. Qui è proprio una meraviglia, perché io ci tengo proprio a lavorare col vano che sia pulito e verniciato, così una volta montato tutti gli accessori, tutti puliti e zincati, diventa meglio che nuova. Davide, qui praticamente abbiamo preparato già tutte le lavorazioni per quanto riguarda il monoblocco di questo bel 6 cilindri. Abbiamo rifatto le canne e abbiamo cambiato l'alesaggio, perché questa nasce a 82, siamo andati a 82,5. Poi è stato pallinato, lavato tutto pronto. Adesso siamo in attesa dei pistoni che abbiamo già disegnato e fatto fare dal buon CPS, il buon Tommy. Qui ci sono diversi pezzi già pronti, già puliti e quant'altro. Le guarnizioni sono già, anche queste già qua pronte.
per l'assemblaggio, penserei per ottimizzare e per avere affidabilità di usare delle guarnizioni speciali per questo motore proprio per te, con degli anelli Cooper, in modo da avere una sicurezza in più, insomma. Dopo qua ci sono le bielle che intanto le abbiamo lavate, pulite, non abbiamo fatto tante lavorazioni al momento. Sono robuste, in acciaio, stampato, è una bella biella, già fatta di base larga, un bel spinotto, quindi ho pensato di non far fare delle bielle H, anche su altri motori le abbiamo fatte, ma qui abbiamo pensato di mantenere queste anche perché è una bella biella. Le bronzine le abbiamo già qui, sia di banco che di biella, che sono qui dentro. Eccole qua, sono bronzine nuove e sono standard perché l'albero è a misura, fortunatamente non serve rettificare. Le valvole, eccole qui, le abbiamo fatte fare in Nimionic con un profilo che sappiamo che già funziona, non abbiamo diminuito lo stelo. Queste sono le aspirazioni perché un 18 valvole ha praticamente la valvola di scarico più grande e le 2 di aspirazione più piccole, anzi questo motore qua nascerebbe con 23-27, ho pensato di fare tutte valvole da 28,5 e quindi allargo la sede, lavoro col profilo di battuta da millimetro in aspirazione e da 1,2, 1,3 in scarico. Quindi ottimizziamo molto la fluidodinamica della testa. Questi sono i castelli valvole, già pronti, puliti e finiti. Siamo in attesa che abbiamo studiato un profilo insieme con il nostro amico di Colombo Bariani. Dopodiché proseguiamo con l'assemblaggio, insomma. Questo è quanto. Turbo alla fine? Il turbo alla fine, per dire, la turbina originale è molto piccola. Se noi dobbiamo creare una certa potenza, dobbiamo avere una portata aria totalmente diversa. Quindi abbiamo pensato, da calcoli che abbiamo fatto, di usare una turbina magari della 224 o addirittura un po' più grande, che potrebbe anche essere una IHI modello Ghibli Cup, roba del genere, insomma. Sta di fatto però che comporta un problema per quanto riguarda l'imbocco, che originalmente è molto più piccolo di queste qua in sostanza, quindi adesso vediamo cosa fare per quanto riguarda il collettore, che infatti quello originale sarebbe questo, insomma. Cioè si nota a occhio sia di base che di foro di evacuazione dei gas, insomma. Ma dai, turbo giganti non servono, però se riusciamo a ingrandirli un po'... Bisogna assolutamente, perché altrimenti non ce la faremo arrivare a una potenza che pensiamo di arrivare, ancora non mi esprimo, ma, ma dovremo fare un bel risultato. Proviamo a mettere in moto, dai. Bellissimo. Che figata.